Ciao a tutti, benvenuti su Minty Taro e un nuovo episodio di Taro Tips. Oggi parliamo dei quattro elementi che sono la base dello studio dei tarocchi. Perché tutte le carte dei tarocchi, sia minori, sia arcani minori che arcani maggiori, sono divisi in quattro sezioni, in quattro elementi. E questi elementi derivano dal esoterismo di stampo ermetico, di tradizione ermetica, che corrispondono appunto ai quattro elementi di cui fa parte tutta la realtà che ci circonda. Sono come dei mattoni che costruiscono la nostra vita, l'ambiente in cui ci muoviamo, le situazioni che viviamo. Tutte sono composte da questi quattro elementi che corrispondono anche a quattro domini primari in cui ci muoviamo e che sono appunto l'acqua, la terra, il fuoco e l'aria. Un quinto elemento è chiamato la quintessenza o anche Akasha, secondo la cultura orientale, questo nome deriva dall'Oriente, e questo quinto elemento praticamente è una forza primordiale da cui derivano gli altri quattro elementi, viene detto anche etere in tradizione ermetica. È un elemento che non conosce lo spazio, non conosce il tempo e un potere originario da cui deriva tutto il resto, in primis i quattro elementi che oggi andrò a spiegare. Vediamo infatti che questa interrelazione fra i quattro elementi e l'etere, che è il quinto, volendo il più importante, ehm, è ben espresso dal simbolo del pentacolo, che ho qui disegnato, non benissimo, ma insomma, ecco, questo è il famoso pentagramma dentro di un cerchio, ovvero un pentacolo, dove queste quattro punte sono i quattro elementi dell'aria, della terra, dell'acqua e del fuoco, e quello in cima è l'etere o Akasha. Messo così con la punta della stella in alto è un simbolo molto forte di protezione e non c'entra niente con quello con la punta in basso, perché quello con la punta in basso di solito è utilizzato in ambito di magia nera o magia demoniaca. Invece in questo caso con la parte in alto, che è quella dell'etere, vuol dire che appunto l'etere domina tutti gli altri elementi più materiali del nostro essere e della nostra vita. E questo pentacolo, se ci avete fatto caso, si ritrova nel seme dei denari, che infatti in inglese vengono detti pentacles, e sono questi qua, un pentacolo, per esempio. E dunque, questi quattro domini, spieghiamoli brevemente. Quello del fuoco è quello della energia più creativa, più distruttrice, come immaginate appunto l'elemento del fuoco può distruggere tutto, ma anche molto creativo, perché poi una volta distrutto la nostra realtà possiamo crearne di nuova. È una fonte di ispirazione e riguarda anche l'ambito più pratico del nostro lavoro, ma anche le nostre passioni più basilari, le nostre passioni sia sessuali, ma anche passioni in ambito proprio di lavoro o in generale, quello che ci entusiasma, quello che ci fa svegliare bene la mattina perché facciamo qualcosa che ci piace. Quindi è un'energia che richiama appunto la vitalità della nostra essenza, è un seme che riguarda tutti gli aspetti che ci tengono vivi, vitali.
Invece l'elemento dell'aria, che è rappresentato dal seme delle spade, è quello più mentale, quindi anche la comunicazione. Riguarda, per esempio, appunto, è quello dell'aria e quindi fa pensare un po' al vento, no? Quindi può essere molto veloce, può essere un po' impalpabile, però anche molto forte, può essere molto efficace, molto distruttivo. Sono come pensieri, non si vedono, ma creano delle realtà abbastanza concrete. E quindi è l'ambito che riguarda la mente, l'immaginazione, e la comunicazione e anche le decisioni, il potere razionale che ci permette di distinguere un problema in vari elementi, di tranciare un po' come appunto una spada, un problema che sembra complesso, invece per poter trovare la soluzione possiamo dividerlo in piccole parti e riuscire quindi a gestirlo meglio. È un po' anche un potere appunto organizzativo e pianificatore. Per quanto riguarda invece le coppe sono come appunto una coppa è il seme dell'acqua, cioè, scusate, l'elemento dell'acqua, quindi tutto ciò che è fluido, mutevole, cambia forma in base alle situazioni, è relazionato alle nostre emozioni, ai nostri sentimenti, alle relazioni con gli altri esseri e quindi è molto labile, molto fluido, molto adattabile. E, e quindi è rappresentato dal seme delle coppe perché è appunto un contenitore che raccoglie l'acqua. Per quanto riguarda invece i denari, che appunto nella versione del Rider-Waite-Smith sono rappresentati dal simbolo del pentacolo, il seme di denari appunto rappresenta l'elemento della terra nei tarocchi e è l'elemento più concreto rispetto agli altri, molto più solido, molto più stabile, può anche frenarci se ce ne sono molti, può frenare la nostra vitalità, il nostro entusiasmo, però appunto ci dà solidità, ci dà concretezza. Quindi nell'ambito più quotidiano può rappresentare le nostre finanze, la nostra casa, la nostra sicurezza, tutti gli aspetti materiali del nostro vissuto, ecco. Come ho detto all'inizio, anche gli arcani maggiori sono divisi in elementi. Per quanto riguarda l'elemento del fuoco, abbiamo l'imperatore, la forza, la ruota della fortuna, la temperanza, la torre, il sole e il giudizio. Questi sono tutti arcani maggiori che hanno questa proprietà elementale, si dice, legata appunto all'elemento fuoco. Per quanto riguarda le spade, l'elemento quindi aria, abbiamo il matto, il bagatto o mago, la carta degli amanti, la carta della giustizia e le stelle. E quindi questi hanno questa qualità dell'elemento aria. Per quanto riguarda invece l'elemento acqua, quindi legato più alle emozioni, abbiamo la papessa, il carro, l'appeso, la morte e la luna. Infine, per quanto riguarda l'elemento terra, abbiamo l'imperatrice, il papa, l'eremita, il diavolo e il mondo. I quattro elementi si dividono in passivi e attivi.
vediamo che appunto l'elemento del fuoco e dell'aria sono detti elementi attivi, nel senso che sono legati a una qualità yang, se conoscete appunto il Tao, per cui sono elementi che estroversi, che implicano un'azione di fuori di noi, decisionisti, attivi, energetici, appunto che creano o trasformano la realtà attorno a noi, mentre invece l'elemento dell'acqua e della terra sono detti passivi, più legati all'energia yin, ovvero più ricettivi, sono più elementi di immobilità, di attenzione su noi stessi, di accettazione di quello che ci viene offerto. È un po' più lenti, ecco, anche se vogliamo vederla dal punto di vista del tempo. Spada e fuoco sono elementi più veloci, acqua e terra elementi più lenti. Quindi che vuol dire? Che se in una stesa vediamo molti bastoni e molte spade, vuol dire che c'è una forza vitale che sta arrivando, che comunque siamo decisionisti, che ci mettiamo in moto per cambiare la situazione, mentre se invece troviamo molte carte di denari e di coppe, vuol dire che siamo più in un atteggiamento passivo, ricettivo, stiamo accettando un po' quello che ci arriva, la prendiamo con più calma, e siamo più concentrati su noi stessi, sui nostri sentimenti o su quello che appunto ci dà sicurezza per quanto riguarda l'elemento dei denari. Questo è tutto per quanto riguarda gli elementi. Se avete domande o volete dei chiarimenti, scrivetelo nella sezione commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete il like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella così da non perdere i prossimi. A presto, ciao!